Eccomi qua per una nuova uscita in gravel. Si parte come sempre in questo ultimo periodo dalla Val Borrezza, risaliamo la valle, una bella salitella giusto per scaldarsi le gambe fino a Cerete su un Gavazzo, per poi puntare a Castione della Presolana verso il passo della Presolana. Poi andiamo al Colle Vareno, il Salto degli Sposi, e scendiamo dalla Via Mala, lungo le sue gallerie, fino ad arrivare poi di nuovo in Val Camonica e rientrare da Lovere. Ora mi sono lasciato alle spalle Onore. La provinciale per Castione, se la conosci, la viviti. Un delirio di traffico sicuramente oggi che è un sabato mattina. Quindi prendo la direzione dell'agriturismo Prato Alto e mi tolgo dei piedi dall'asfalto. Inizio e imbocco subito la via del Res, un tratto di sterrato, sassi, all'ombra in silenzio. Una bella salita bella costante. Sotto scorre il torrente e davanti ogni tanto si intravede anche la Presolana. Sicuramente un altro pianeta rispetto alla strada che scorre sotto. Questa è la classica scorciatoia per chi vuole pedalare in pace come me, senza rovinarsi in mezzo al traffico. E così ti godi il bosco, le baite e respiri solo aria buona. Superato il paese di Castione, arrivato al semaforo, io giro a destra e invece di seguire la strada che porta al passo devio verso Dorga e poi su verso il Colle Vareno e gli impianti di sci del Monte Pora. Salgo seguendo le indicazioni per il Monte Pora, ma questa volta la mia traccia gira prima, non come nell'escursione che ho fatto un paio d'anni fa dove sono salito sugli impianti. Arrivata al Colle Vareno, invece di proseguire, stacco a sinistra, salto la zona turistica e mi infilo nella strada sterrata che mi porterà al passo della Presolana. Superato il Colle Vareno, la strada non presenta più pendenze, diventa praticamente un traverso pianeggiante, ci si può rilassare un attimo, far girare le gambe. È un posto molto comodo e panoramico, quindi il sentiero è parecchio frequentato anche da molti camminatori e famiglie. Mi godo questo tratto all'ombra per dirigermi verso il passo della Presolana, ma prima però una piccola deviazione. Ancora qualche metro e sono arrivato al belvedere del Salto degli Sposi. Qui la sosta è obbligatoria, è un affaccio a picco sulla via Mala e su tutta la Val di Scalve. Il nome di questo luogo viene da una storia di fine Ottocento. Un musicista e una pittrice polacca, innamorati di questi posti, decisero di lanciarsi insieme nel vuoto per restare uniti per sempre. È una vicenda tragica trasformata in leggenda? Chi lo sa? Mi affaccio da questo balcone naturale per godermi meglio la vista. Da quassù la parete della Presolana e l'orrido sotto fanno davvero spavento per quanto sono belli. Merita sicuramente spendere 2 minuti in silenzio prima di riprendere la strada verso il passo della Presolana. Passo, posso anche tornare indietro.
Ora ci si gode la discesa lungo la via Mala, ci porta ad Arfo, la fresca via Mala. La strada comincia a scendere incassata tra delle pareti di roccia in questo canyon. Incrocio le prime gallerie illuminate. All'altezza della seconda galleria mi fiondo nella variante ciclopedonale panoramica. Questa galleria la evitiamo con questo passaggio ciclopedonale. Peso nel vuoto. Sulla strada la pendenza comincia a mollare e le pareti strette lasciano spazio alla valle che si apre, finché spuffo dritto ad angolo terme. Quando sono arrivato a angolo terme non tiro dritto ma piego a destra e mi faccio una piccola deviazione ancora in salita. Pochi tornanti e mi ritrovo quindi al lago Moro, un piccolo gioiello d'acqua tra le montagne, un posto tranquillo, ideale per tirare fiato prima di scendere. Al lago riprendo subito la discesa e sputo dritto ad Arfo Boario. Ora mi trovo ufficialmente in Val Camonica e aggancio la sua pista ciclabile, un fondo liscio e le pendenze diventano solo un ricordo. Seguo la ciclovia che porta a sud, verso il lago di Iseo, godendomi il fiume Oglio che scorre qui a fianco e la valle che si allarga. Eccomi sbucato all'Ovare, sulle sponde del lago di Iseo. La mia avventura ormai è quasi al termine, mancano ancora gli ultimi chilometri per chiudere l'anello.
Ora eccomi di nuovo al lago di Gaiano, il punto dove sono partito stamattina. L'anello si chiude qui. Spero che questa uscita vi sia piaciuta, come sempre trovate la traccia in descrizione. Certamente è un percorso un po' impegnativo, ma si assicuro che appaga dal primo all'ultimo metro. Se ti è piaciuta questa uscita, iscrivetevi al canale così non vi perdete le prossime uscite. Dai che ci vediamo presto in sella. Ciao Cec!